Ciao a tutti, bentornati su smartworld.it. Siamo vicinissimi al lancio di iPhone SE che potrebbe essere presentato mercoledì 19 febbraio. Anzi, praticamente è sicuro che sarà presentato mercoledì, lo ha praticamente annunciato Tim Cook, ha fatto un po' il vago, ma tanto lo sappiamo tutti che si parla di iPhone SE. Mai come quest'anno l'iPhone SE è un lancio particolarmente importante per Apple e secondo me potrebbe essere il prossimo iPhone per molti di voi che ci state seguendo. Anzi, vi dirò di più, secondo me iPhone SE dovrebbe essere il vostro prossimo iPhone. Vi racconto il perché dopo la sigla. Ok, prima di partire con cosa aspettarci dal prossimo iPhone SE facciamo una brevissima panoramica, così vi ricordate un po' di cosa stiamo parlando. La linea di iPhone SE esiste dal 2016 ed è sempre stata caratterizzata per modelli dal prezzo più accessibile rispetto ai modelli base e da un design, diciamo, preso in prestito dai modelli della linea base. Ad esempio, l'iPhone SE di prima generazione del 2016 era ispirato all'iPhone 5, poi in seconda generazione del 2020 aveva il design ispirato all'iPhone 6 e infine la terza generazione, l'ultima disponibile finora del 2022, aveva la scocca praticamente uguale a quella di iPhone 8. Se seguite il mondo Apple sicuramente non vi sarà sfuggito che tutti i modelli di cui ho parlato avevano ancora il vecchio design degli iPhone con il tasto Home. Ebbene, il nuovo iPhone SE potrebbe finalmente distaccarsi da questo design ormai abbastanza obsoleto per adottare un design simile a quello degli iPhone 14, quindi con Face ID e schermo che prende tutta la parte frontale del display, ma notch, non ancora la Dynamic Island, perché probabilmente Apple vorrà comunque distinguere i suoi iPhone premium, come iPhone 16, 17 e così via, dall'iPhone SE che rimane comunque un prodotto economico, tra virgolette, sul prezzo ci arriviamo tra un attimo. Parliamo però prima un po' di cosa possiamo aspettarci in termini di caratteristiche tecniche da questo smartphone che farà un bel salto in avanti rispetto alla generazione precedente e probabilmente diventerà per molti utenti il punto di ingresso nel mondo iPhone o comunque sarà il modello più consigliato per tutti coloro che vogliono un'esperienza al top ma non vogliono spendere 1000 euro. Partiamo dal display. Il display sarà ancora una volta un 6,1 pollici, come ormai da tradizione per tutti praticamente i modelli base, tra virgolette, di iPhone. Sarà però un display OLED, il che rappresenterà un bel salto in avanti rispetto alla generazione precedente di SE, che aveva invece un display LCD, e poi sarà un display con luminosità di picco fino a 1000 nit, che è veramente molto alta, sicuramente nettamente più alta rispetto il valore della generazione precedente che si fermava a 625. Quello che invece probabilmente potrebbe deludervi è sapere che anche questo iPhone SE avrà uno schermo con refresh rate da 60 Hz, perché sia mai che Apple possa portare i 120 Hz su un modello economico. Ormai francamente questa del refresh rate bloccato a 60 Hz sembra quasi più un meme, per quanto tutti se ne stiano lamentando, per quanto sia una cosa abbastanza anacronistica guardando il mercato degli smartphone attuali, però tant'è, sappiamo tutti com'è fatta Apple. Andiamo avanti, parliamo un po' di ciccia, quindi di processore e tutto il resto, perché sotto questo punto di vista iPhone SE 2025 sarà particolarmente conveniente, perché secondo quanto riportato dai rumor dovrebbe avere il chip Apple A18 affiancato da ben 8 GB di RAM. Ora, il chip Apple A18 è lo stesso degli iPhone 16 e 8 GB di RAM sono il minimo necessario per far girare Apple Intelligence, che sarà forse il fiore all'occhiello di questo iPhone SE, e ci arriviamo tra un attimo. Per quel che riguarda le fotocamere, invece, tutta la linea di iPhone SE è sempre stata caratterizzata dall'avere una singola fotocamera e ci sono buone ragioni per credere che anche quest'anno Apple manterrà la scelta di avere una sola lente. In particolare avremo un sensore da 48 megapixel, praticamente lo stesso che abbiamo già visto su tutti gli iPhone più recenti, affiancato ovviamente anche da tutte le tecnologie di elaborazione dell'immagine che poi portano agli scatti belli che noi siamo abituati a vedere da iPhone, incluso la possibilità di simulare uno zoom 2x facendo il crop dell'immagine. Tenete presente che il nuovo sensore da 48 megapixel è un salto in avanti da gigante rispetto alla fotocamera della generazione precedente del 2022
che aveva ancora la vecchia fotocamera da 12 megapixel, quindi qui c'è il quadruplo dei megapixel. Non si tratta ovviamente solo di quantità di megapixel, che come sappiamo è un numero che lascia un po' il tempo che trova, si tratterà anche di avere comunque il nuovo sensore con tutte le altre migliorie tecniche e soprattutto di avere la nuova fotocamera affiancata dal nuovo processore di elaborazione dell'immagine che porta con sé tutte le migliorie lato software nelle foto. Migliorerà anche la fotocamera frontale, che sarà contenuta ovviamente nel notch perché avrà tutti i sensori necessari per il Face ID, per lo sblocco col volto, e la nuova fotocamera frontale sarà da 12 megapixel. A proposito di fotocamere, forse un'altra novità che potremmo vedere, che però è ancora piuttosto incerta e forse è l'unico punto sul quale ci sono ancora parecchi dubbi, è la presenza del tasto controllo fotocamera, ossia il tasto che abbiamo già visto sugli iPhone 16, che permette quindi di scattare foto e controllare la fotocamera tramite pressione e controlli touch disponibili sul tasto stesso, ma che serve anche per lanciare la componente Visual Intelligence di Apple Intelligence, quindi sostanzialmente il software che vi permette di avere delle risposte inquadrando qualcosa. Ecco, considerando che Apple Intelligence sarà una delle funzioni principali del nuovo iPhone SE, Apple potrebbe effettivamente includere questo nuovo tasto dedicato alla fotocamera, che però si interfaccia molto bene anche con l'intelligenza artificiale, però non è sicuro che lo farà, anche perché, ricordiamo, parte dalla scocca di iPhone 14 che non aveva questo tasto. Miglioramenti importanti anche in termini di batteria, che dovrebbe essere da 3200 mAh, secondo quanto riferito dai rumor, che anche in questo caso un bel salto in avanti rispetto alla generazione precedente che aveva una batteria da 2000 mAh. La ricarica sarà ovviamente tramite USB-C, perché ormai lo sapete, per normativa europea tutti i nuovi smartphone devono avere l'USB-C. E vi dirò anche di più: sapete che Apple è stata infatti costretta a rimuovere il precedente iPhone SE, che non è più in vendita da ormai diverse settimane, anche diversi mesi, proprio perché non aveva l'USB-C. Quindi quando sono entrate in vigore le nuove normative che obbligavano i produttori a includere l'USB-C su tutti i loro smartphone in vendita, Apple ha dovuto togliere gli iPhone SE di terza generazione da tutti gli store europei. Sempre in termini di batteria, dulcis in fundo, ci sarà anche il connettore MagSafe per la ricarica wireless, che dovrebbe supportare anche lo standard C2 per la ricarica a 15 watt. E infine, in termini di specifiche tecniche, un'altra novità importante sarà il modem. Non perché ci si aspetti chissà quale cambiamento in termini di connettività, ma perché, secondo quanto riferito dai rumor, iPhone SE dovrebbe essere lo smartphone su cui debutta il nuovo modem realizzato internamente da Apple. Finora infatti Apple per tutti i suoi iPhone aveva acquistato i modem da Qualcomm, mentre da ormai parecchio tempo si diceva che volesse farli in house, e sembra che finalmente su iPhone SE vedremo il debutto del primo modem realizzato internamente da Apple, che poi dovrebbe arrivare anche su iPhone 17 e modelli successivi. Adesso lo so che state aspettando le informazioni relative al prezzo, che è probabilmente la parte che ingolosisce di più, visto tutto quello che abbiamo detto finora su come questo iPhone sarà un bel salto in avanti in termini di prestazioni, hardware e quindi esperienza utente. Ebbene, sappiate che non abbiamo ancora delle informazioni certe rispetto al prezzo, che potrebbe, secondo quanto si dice, aumentare rispetto alla generazione precedente, ma almeno per un buon motivo, si fa per dire, ossia per un aumento dello storage minimo, perché mentre gli iPhone SE attuali partivano da 64 GB, che ormai iniziano a stare veramente troppo stretti praticamente a tutti, pare che il nuovo iPhone SE possa partire da 128 GB di memoria interna, con poi opzioni anche per 256 e 512 ovviamente. Questo ci fa pensare il fatto che Apple abbia praticamente eliminato il taglio da 64 GB su tutti i suoi dispositivi, fatta eccezione per l'iPad di 10ª generazione. Ebbene, questo aumento di memoria interna potrebbe portare anche a un aumento di prezzo. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, si parla di un possibile salto da $429 a $499, non poco ma neanche così tanto, mentre per quanto riguarda il mercato europeo e l'Italia in particolare, il prezzo del vecchio modello era di €529. Non sappiamo quanto possa costare il nuovo iPhone SE, probabilmente ci sarà un aumento, potrebbe essere 579, 599. Prima di passare alle conclusioni
opinioni, facciamo un gioco con voi che siete arrivati fin qui. Se siete arrivati fino a questo punto del video, vi chiedo di lasciarmi un commento con quello che secondo voi sarà il prezzo dei nuovi iPhone SE. Facciamo un toto prezzo e poi mercoledì sera vediamo chi ci si è avvicinato di più. E già che state lasciando un commento, ovviamente ricordatevi che se volete supportarci potete farlo facilissimo con 2 clic, lasciando un like, iscrivendovi al canale e attivando la campanellina delle notifiche. No, questi sono 3 clic, maledizione, però vabbè, insomma, fatelo. Prima di salutarvi, secondo me c'è un ultimo punto che vale la pena trattare, che è Apple Intelligence. Credo che le funzioni di intelligenza artificiale generativa di Apple saranno ancora una volta il grande protagonista per questo lancio, esattamente come lo sono state per iPhone 16, perché Apple ha veramente tanto bisogno di spingere sul proprio sistema di intelligenza artificiale generativa e questo nuovo iPhone SE arriva proprio per questo motivo. Tutte le aziende di tecnologia stanno facendo la corsa per dimostrare di essere al top con l'intelligenza artificiale generativa, che è evidentemente il nuovo grande tema dei prossimi anni. Tra i nomi più chiacchierati quando si parla di intelligenza artificiale c'è sempre ChatGPT, ovviamente, ma Google con il suo Gemini o Gemini, non lo so, fate un po' come vi pare. Google è sicuramente uno dei candidati più promettenti per stravolgere un po' questa corsa all'intelligenza artificiale per un semplice motivo, ossia la grandissima sconfinata disponibilità che ha in termini di dispositivi su cui può far girare questa intelligenza artificiale. Perché, come abbiamo già visto, tutti i più recenti lanci di qualsiasi azienda che utilizzi Android come sistema operativo vertevano in qualche modo sulle potenzialità offerte dall'intelligenza artificiale e se in alcuni casi si trattava di strumenti proprietari, vedi ad esempio quelli di Samsung che sono sicuramente quelli più ricercati e famosi, nella maggior parte dei casi si trattava sostanzialmente di delle implementazioni dei tool inclusi in Gemini. Quindi Google sarà nel giro di pochissimo tempo praticamente su tutti gli smartphone o quasi in giro per il mondo. Questo anche grazie al fatto che sugli smartphone Android c'è un cambio tendenzialmente più frequente di quello che c'è sugli iPhone. E proprio per questo motivo Apple deve un po' correre e lanciare dei modelli che siano molto convincenti, proprio per convincere le persone a cambiare il proprio vecchio iPhone e acquistarne uno nuovo che supporti Apple Intelligence. Come forse ricorderete, Apple Intelligence sarà disponibile anche in Italia a brevissimo per tutti gli iPhone a partire da iPhone 15 Pro e superiori, quindi praticamente pochissimi modelli, solo 15 Pro, Pro Max e la nuova linea di iPhone 16 e adesso con iPhone SE, anche iPhone SE 4 si aggiungerà ai modelli compatibili con Apple Intelligence e proprio per questo motivo ci si aspetta un prezzo ok più alto ma comunque sempre abbastanza concorrenziale perché dovrà convincere tutte le persone che hanno un iPhone 15 e precedenti a cambiare il proprio iPhone e prenderne uno che supporti l'intelligenza artificiale di Apple. Ricordiamo infine che anche se in Italia non abbiamo visto praticamente nulla e anche negli Stati Uniti questa Apple Intelligence sta arrivando ma un po' zoppicando, un po' più lentamente di quanto hanno fatto gli altri, arriverà con una distribuzione molto più ampia a partire da questa primavera con iOS 18.4, ricordiamo anche in Italia e forse, ma qui sto un po' azzardando un'ipotesi mia, il lancio in Italia e in Europa in generale porterà con sé la possibilità di scegliere diversi sistemi di intelligenza artificiale generativa da utilizzare come chatbot per le conversazioni avanzate, perché mentre al momento negli Stati Uniti quando la conversazione si spinge a livelli più alti di quelli che Siri può sostenere con le elaborazioni in locale, ricordiamo che la forza di Apple è che l'elaborazione per le richieste di intelligenza artificiale avviene in locale sul dispositivo stesso, ecco, quando si raggiungono tra virgolette i limiti delle informazioni contenute nel modello utilizzato da Siri, Siri ha la capacità di andare a comunicare con un'intelligenza artificiale esterna che al momento negli Stati Uniti è solo ed esclusivamente ChatGPT, ma sappiamo praticamente di per certo che Apple ha intenzione di seguire una struttura simile a quella che c'è adesso per i motori di ricerca, quindi ogni utente può scegliere il motore di ricerca che vuole utilizzare e allo stesso modo ogni utente potrà scegliere l'intelligenza artificiale con cui vorrà parlare.
Quindi c'è la possibilità che nel momento in cui arriverà in Europa, l'utente potrà scegliere se parlare con ChatGPT o con Gemini o con magari qualcun altro. E questo anche per un tema di regolamentazioni da un punto di vista di normativa europea. Ma non voglio divagare ulteriormente, tutto quello che avevo da dire sui nuovi iPhone SE l'ho già detto, fatemi sapere cosa ne pensate, se lo comprerete, se vi interessa nei commenti qui sotto. Secondo me dovrebbe interessarvi, è comunque un grande lancio in termini generali per tutto il mondo della tecnologia, ma adesso è davvero tutto, io sono Giuseppe, vi do appuntamento alla prossima qui su smartworld.it. Ciao!